il brodo di giuggiole, l'agresto, i grani del paradiso. Questi sono tutti cibi che erano diffusi nel Medioevo ma che oggi sono praticamente sconosciuti. Perché sono caduti in disuso e che sapore hanno e come si mangiavano nel Medioevo? Come premessa del video dico che gli alimenti di cui parleremo non sono prodotti a livello industriale su larga scala e quindi non sono inseriti nella grande distribuzione di cibo contemporanea. Insomma, di solito se provate a cercarli in un supermercato non li trovate. Poi non vuol dire che non si trovano per niente oggi. Magari qualcuno di voi ne conosce alcuni anche perché si sono conservati in delle tradizioni locali. Però vedrete che sicuramente tanti vi risulteranno sconosciuti o come cose che non avete mai mangiato. Però se voi li trovate nelle vostre zone o li mangiate ancora oggi, scrivetelo nei commenti, sicuramente è una curiosità interessante da condividere e sono curioso di conoscere in che modo li mangiate. O se siete degli chef e li usate nelle vostre ricette, sarebbe una gran cosa da scoprire. Sai cosa succede se tu mangi questo? Forse ci si spacca un dente. Forse muori. Ma stai scherzando, veramente? Lo presenti come un piatto? Nel video andremo dalle portate un po' più semplici a quelle più da nobili e dunque partiamo da un ingrediente molto comune che serviva per fare il pane, cioè la spelta o gran farro. È un cereale che è molto facile da coltivare ovunque, quindi nel Medioevo era preferibile rispetto a altri cereali che richiedono condizioni più favorevoli. Produce una farina un po' più scura che quindi dà origine anche a un pane più scuro. Ma perché questo cereale è stato abbandonato? Beh, perché la spelta è un grano vestito, il che significa che il chicco è protetto da una buccia dura che non si separa durante la trebbiatura. E questo richiede una fase in cui si toglie questa buccia, una fase che rende la lavorazione più costosa rispetto al grano comune. In più la spelta produce circa il 30-40% in meno rispetto al grano tenero, motivo per cui è stata soppiantata nel corso della rivoluzione industriale. Ancora oggi comunque potete trovare questo cereale, ma è molto di nicchia, e mentre nel Medioevo era uno dei cereali meno costosi, oggi si trova tra i prodotti biologici e locali e costa spesso 2-3 volte la farina di grano più economica. E rimaniamo tra le piante e le erbe che crescevano negli orti medievali, un tema di cui i medievali erano sicuramente 100 volte più esperti rispetto a noi. Infatti all'epoca si mangiavano tantissime più varietà di piante che spesso crescevano spontanee e che loro sapevano riconoscere. Ancora oggi probabilmente certi contadini hanno alcune di queste conoscenze, ma penso che molte siano perdute per la maggior parte delle persone. I medievali usavano anche tantissimo i vegetali, soprattutto nella cucina povera, come penso in tanti già sapete, perché la carne era meno disponibile. E usavano tantissime erbe aromatiche per insaporire la birra, il vino e altri liquori. Non vi parlo di tutti, se no il video durerebbe 10 ore, risulterebbe anche abbastanza noioso, ma ve ne nomino alcuni che erano particolarmente famosi e importanti, ma che purtroppo sono caduti nel dimenticatoio. La prima era la portulaca, che è un'erba che spesso cresce spontaneamente negli orti. Era chiamata anche erba dei frati perché era coltivata molto nei monasteri medievali, che erano i centri più importanti del tempo anche per l'erboristeria, la botanica e la farmacia. Infatti molti di questi vegetali, oltre a poter essere mangiati, hanno anche proprietà farmaceutiche. La portulaca effettivamente ha davvero delle proprietà depurative, dissetanti, diuretiche e antidiabetiche. Era ancora apprezzatissima alla corte di Luigi XIV tra 1600 e 1700. Era un'erba facile da raccogliere e da coltivare, si può mangiare cruda in insalata o cotta nelle zuppe, è pure rinfrescante e salutare. Quindi perché abbiamo abbandonato quest'erba salutare e anche buona da mangiare? Beh, innanzitutto con l'agricoltura moderna è stata classificata come infestante, quindi spesso viene estirpata invece che raccolta. In più la sua raccolta è adatta a chi la coglieva a mano nel Medioevo, ma è poco adatta alla produzione industriale. Infatti la portulaca cresce bassa e molto sparsa e quindi si raccoglie meglio a mano e poi si deteriora velocemente. Per questo non è ideale per la grande distribuzione.
è stata sostituita da lattuga, spinaci o bietole che sono più facili da produrre su larga scala e da vendere sui mercati. In più la portulaca, come altre di queste piante, è stata colpita anche da un cambiamento culturale, ovvero di percezione delle persone. Molte piante più selvatiche che si mangiavano in passato sono state associate proprio alla cucina povera o contadina e quindi sono state abbandonate con la crescita dell'urbanizzazione. È andata incontro a un destino simile anche un'altra pianta chiamata Farinello Buon Enrico. Questa prende addirittura il nome proprio da un re di Francia del 1500, cioè Enrico IV di Borbone, e era sempre una verdura monastica molto diffusa nei giardini medievali. Nutrizionalmente è simile agli spinaci, ma spesso è addirittura più ricca di minerali. Si mangiava nelle zuppe di erbe oppure lessa o soffritta e era considerata anche questa molto salutare. È stata abbandonata perché è una pianta poco produttiva che cresce spontanea ma in quantità limitata. Oggi comunque è stata riscoperta e è anche costosa, visto che è una pianta non prodotta a livello industriale. Altre piante che crescevano sempre nei monasteri erano per esempio la girardina silvestre, che si trova addirittura fino a oggi vicino alle rovine dei monasteri, oppure la treplice degli orti, che veniva usato come gli spinaci ma prima della diffusione degli spinaci moderni. Anche queste sono state abbandonate sostanzialmente perché sono meno efficienti per gli standard di produzione moderna. Rendono meno rispetto agli spinaci e spesso hanno più limitazioni legate alla raccolta e alla conservazione. Una delle più apprezzate in assoluto comunque di queste piante nel Medioevo è conosciuta con diversi nomi oggi, ovvero corinoli comune, macerone o il nome più propriamente antico di prezzemolo alessandrino. Era praticamente una delle principali verdure dell'Europa medievale prima della diffusione del sedano moderno. Era molto apprezzata perché si può mangiare l'intera pianta, foglie, steli e radici. E ai medievali piacevano quei cibi di cui non si buttava via niente perché una carestia era sempre dietro l'angolo. Ha un sapore abbastanza forte e amaro, quindi questa è stata abbandonata anche perché nel tempo la cultura è cambiata, preferendo delle verdure dal gusto più neutro e delicato. Lo skirret o sedanina invece era una delle radici dolci più coltivate prima della patata, e praticamente veniva usata con la stessa funzione con cui usiamo le patate oggi. La sedanina è anche leggermente più nutritiva della patata per grammo, quindi teoricamente sarebbe migliore a livello di valori nutrizionali. Ma come per gli altri cibi che abbiamo visto finora erano meno adatti alla produzione su larga scala. Le patate sono anche molto più neutre nel sapore e si prestano a molte preparazioni diverse. La sedanina si deteriora pure più velocemente e non si presta bene alla conservazione. Oggi è una prelibatezza rara, mentre nel Medioevo era sempre un cibo contadino. Anche il raperonzolo, prima di essere il nome di una famosa principessa delle fiabe, era una verdura famosissima nel Medioevo che richiede sempre però una raccolta manuale. Adesso parliamo anche della frutta, che nel Medioevo aveva un'importanza sempre un po' maggiore rispetto a oggi, soprattutto perché veniva mangiata anche all'inizio del pasto come contorno e veniva pure usata per tantissime salse agrodolci accompagnata alla carne o al pesce. Questa è una cosa che oggi penso sia tornata nell'alta cucina, ma non credo che molti tutti i giorni usano la frutta nelle preparazioni delle portate principali dei pasti. Ho trovato in giro che alcuni considerano come dei frutti medievali dimenticati le nespole oppure le mele e le pere cotogne. Io, anche se non mangio tutti i giorni questi frutti, li conosco, quindi non li considero dimenticati, però ditemi anche voi nei commenti se invece vi sembrano così. Le nespole, per esempio, penso che non siano molto commercializzate per il fatto che devono essere lasciate a maturare prima di poterle mangiare dopo una procedura che tecnicamente si chiama ammezzimento. E una cosa simile vale per le sorbe, che invece penso siano un frutto ancora più sconosciuto oggi. Soprattutto nell'Italia del Sud resistono ancora come tradizione in alcune zone, quindi magari le conoscete. Questi frutti erano legati comunque sempre alla tradizione contadina, infatti venivano lasciati a maturare tra la paglia. E da questo nasce anche un detto che potreste sentir dire da qualche vecchio saggio: con il tempo e con la paglia maturano le nespole. Comunque è così poetico immaginare la famiglia contadina medievale che aspetta il momento della maturazione di questi frutti che non potevo non parlarvene.
Però non vi commuovete troppo pure voi davanti a questa scena familiare antica. I medievali erano anche molto più esperti di noi, di quelle che comunemente chiameremmo bacche, anche se scientificamente non lo sarebbero. Insomma, intendo piccoli frutti che crescono su arbusti spinosi, che infatti, se ci pensate, compaiono abbastanza spesso anche nei racconti e nelle leggende del tempo. Un esempio è il corniolo, che è un frutto rosso che veniva usato in salse, marmellate o come accompagnamento per la selvaggina. Anche il biancospino e il prugnolo avevano dei frutti rossi piccoli usati soprattutto per gelatine, marmellate o liquori. Questi frutti crescono soprattutto in boschi o siepi più selvaggi e quindi sono poco adatti per i frutteti intensivi moderni. In più hanno dei sapori particolari, a volte molto aspri, anche se sono molto nutrienti. E per questo sono finiti nettamente in secondo piano anche rispetto a altri frutti di bosco più famosi. E dopo aver visto tanti cibi più poveri andiamo verso dei cibi che stavano più sulle tavole dei ricchi medievali. Il primo ha una storia sorprendente perché penso che in tantissimi lo avete sentito nominare ma non lo avete mai assaggiato. Infatti sicuramente avete sentito l'espressione andare in brodo di giuggiole, oppure avete sentito degli appellativi popolari che in parte sono offensivi come zuzzerellone, zuzzurellone o giuggiolone. Beh, tutti questi derivano dal nome di un unico frutto, cioè la giuggiola, che era un frutto esotico molto apprezzato nel Medioevo. È appunto un frutto non europeo ma è originario dell'Asia. Era stato già importato dai Romani, ma probabilmente il grosso delle importazioni medievali è avvenuto per merito dei veneziani. Per capirci, le giuggiole si possono mangiare a diversi stadi di maturazione e sono simili ai datteri. Sono famose proprio per il brodo di giuggiole, che non è neanche veramente un brodo, ma è una bevanda dolce. L'origine di questa bevanda è strettamente legata alla storia della potente famiglia mantovana dei Gonzaga nel 1500. I Gonzaga avevano comprato una residenza sulle sponde del lago di Garda e il particolare clima e l'esposizione soleggiata di questo luogo favorivano la crescita delle piante di giuggiolo da cui i Gonzaga facevano ricavare questo liquore. Poi il brodo di giuggiole veniva servito in dei bicchierini durante i banchetti dei duchi mantovani. L'espressione che è famosa oggi è stata coniata intorno a quel periodo perché la bevanda veniva considerata un elisir paradisiaco. Perché invece gli appellativi come zuzzerellone o giuggiolone siano un insulto è più difficile da ricostruire. Probabilmente suonano un po' più comici di appellativi come zuccone e comunque vogliono intendere la stessa cosa. Quindi potrebbero essere stati sovrapposti nei modi di dire popolari, soprattutto per riferirsi a uomini di grossa stazza ma abbastanza ingenui e sprovveduti. Se state apprezzando il video iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi, dove vi porterò tanti altri temi poco esplorati e punti di vista poco conosciuti sul nostro passato. E consigliate il video a qualche amico per far scoprire anche a lui questi cibi medievali dimenticati. E visto che ci siamo addentrati nella cucina dei ricchi, vediamo le spezie medievali che erano costosissime. Ce n'erano anche molte più varietà di oggi, anche se nel mondo occidentale moderno quasi tutte sono cadute vittima del predominio del pepe e del peperoncino. Un esempio è il pepe lungo, che era una spezia prestigiosa e che si trova spessissimo nelle ricette pensate per principi e re. Un altro è il pepe cubebe, che viene nominato sia nelle Mille e una notte sia da Marco Polo e che arrivava dall'Indonesia. I grani del paradiso invece si capisce già dal loro nome che venivano considerati delle spezie dal sapore celestiale e hanno un sapore pungente simile al pepe ma con un sentore di agrumi. Tutte queste hanno un sapore un po' più particolare rispetto al pepe nero che usiamo noi oggi, quindi per noi che siamo abituati a mangiare spezie a un costo abbastanza accessibile potrebbero essere una grande riscoperta. Nel Medioevo però le cose stavano molto diversamente. Infatti le spezie erano costosissime da importare in Europa, si combattevano delle guerre per le rotte delle spezie e lo stesso viaggio di Colombo verso le Americhe era motivato anche dal cercare nuove rotte per le spezie. Quindi molte di queste spezie sono state abbandonate soprattutto perché provenivano da luoghi più difficili da raggiungere. Intorno al 1640, per esempio, il re del Portogallo avrebbe proibito la vendita del pepe cubebe per promuovere il pepe nero che era più facile da produrre, più economico e più disponibile.
Il pepe cubebe veniva appunto dall'Indonesia, mentre i grani del paradiso venivano dall'Africa occidentale, che sono diventati nel corso del tempo dei luoghi secondari e meno convenienti per cercare le spezie. I medievali usavano anche una varietà di salse enormi che fanno impallidire la cucina moderna, sia perché praticamente ogni regione aveva le sue, sia perché molti con la loro fantasia si azzardavano a sperimentarne di nuove. E in generale, come avete visto in questo video, i medievali avevano una cucina molto più variegata di quello che si pensa e anche di quella che hanno tante persone oggi. Sì, era un'epoca in cui si rischiava anche di morire di fame, però ogni zona aveva le sue tradizioni e ovviamente non c'era stata l'ondata di standardizzazione portata dai processi industriali di produzione del cibo. Per esempio un condimento acido famosissimo che si trova in tantissime ricette medievali era l'agresto. Era un succo d'uva acerba non fermentato, spesso bollito e ridotto, che serviva per ottenere salse dolci e agrodolci. Si usava per aromatizzare le carni, il pesce o le zuppe. L'uso e il gusto dell'agresto oggi sono quasi completamente perduti, anche se so che alcune famiglie di agricoltori in Italia hanno mantenuto viva questa tradizione. Non si usa più perché è stato rimpiazzato nella sua funzione dal limone e dall'aceto, soprattutto perché questi si conservano più a lungo e sono più facili da ottenere oggi. L'agresto era anche uno degli ingredienti per una salsa famosissima e apprezzatissima nel Medioevo chiamata camelina, che ovviamente è stata pure questa dimenticata. Il nome deriva dal colore cammello della salsa, dato dalla miscela di spezie e pane scuro. Veniva servita soprattutto con carni arrosto, in particolare pollame, selvaggina e a volte carne di maiale. Questa salsa riflette molto bene il gusto medievale che mescolava sapori dolci, acidi e speziati nello stesso piatto. Con il passare dei secoli però, come abbiamo accennato anche prima, il gusto europeo è cambiato. Tra il XVII e il XVIII secolo la cucina ha iniziato a preferire sapori più semplici e meno speziati e portate singole che avessero un sapore ben definito. Quindi le salse sono state basate sempre di più sul burro, sul brodo, su erbe fresche invece che sul pane e su delle spezie esotiche. Una cosa comunque vagamente simile oggi alla camelina è la senape, che è rimasta in voga perché è molto più facile da preparare. E il nostro viaggio tra i cibi medievali dimenticati non può che concludersi con la carne, che era il cibo per eccellenza all'apice della cucina medievale, perché soprattutto i ricchi potevano permetterselo. E le carni che sono state abbandonate erano ancora più esclusive, infatti sono quasi tutte carni di selvaggina cacciata direttamente nelle battute di caccia dei nobili. Nel Medioevo le persone mangiavano quasi ogni tipo di carne, a volte solo per fame, a volte perché la cultura era diversa. Quindi trovate addirittura delle ricette con cicogni arrosto, volpi, tasso, porcospino. Si mangiava anche l'asino, il cigno, cani, gatti, lupi o ragù di corvo. Questi piatti a noi sembrano sicuramente strani, ma a livello storico non sono molto sorprendenti. Infatti oggi si pensa che probabilmente l'uomo ha mangiato in qualche parte della sua storia e del mondo praticamente qualunque animale, tranne pochissimi casi di animali estremamente velenosi come la rana dorata, che è l'animale più velenoso al mondo e che per ovvi motivi è meglio non mangiare. Qui però vi parlo di alcuni animali che erano particolarmente pregiati nel Medioevo, oppure che per noi sono veramente molto strani. I medievali apprezzavano vari volatili come l'airone, il cigno, il tarabuso o l'otarda, che è un animale quasi estinto in Italia oggi. Ma quello più apprezzato e più da ricchi era il pavone. Ovviamente perché, essendo anche bello da vedere, rendeva pregiata la tavola. E chi si poteva permettere di mangiarlo pensava di risplendere anche lui della bellezza di questo animale. In realtà la carne del pavone non è per forza di sapore eccezionale, quindi a volte nel Medioevo si ricorreva alla tecnica del pavone camuffato. Cioè si serviva al posto della carne del pavone, per esempio, la carne d'oca, ma poi si aggiungeva il piumaggio del pavone per dare l'idea che si stesse mangiando effettivamente il pavone. Ovviamente era proprio una portata da re, infatti esiste addirittura un poema intitolato Il giuramento del pavone, in cui gli ideali cavallereschi sono collegati al giurare su questo animale che viene servito durante un banchetto.
Nel 1454 il duca di Borgogna ha tentato di replicare nella vita reale questa idea e ha dato un banchetto in cui c'era il giuramento del fagiano, che sarebbe dovuto servire per iniziare una crociata alla riconquista di Costantinopoli, che era stata presa dai turchi solo l'anno prima. È famoso il fatto che in questo banchetto ci sarebbe stata anche una torta con dentro dei musicisti vivi. No, non è che si mangiavano i musicisti, stavano dentro la torta per sorprendere gli invitati. Questa notizia viene riportata da diverse fonti, ma non si sa quanto sia effettivamente vera. È vero però che alla fine del Medioevo avevano una passione per torte molto grandi, ripiene di qualunque cosa. Quindi per quanto sembri che questo racconto sia assurdo, non è detto che sia direttamente del tutto falso. Proprio sempre dentro una torta veniva mangiata nel Medioevo la lampreda, che di preciso è un pesce lungo senza mascelle, non proprio un piatto di carne. Soprattutto in Inghilterra si faceva la torta di lampreda, che veniva regalata tradizionalmente al re inglese dalla città di Gloucester per Natale. È un'usanza che è arrivata fino a oggi, infatti la città ha regalato una torta di lamprede per l'incoronazione di Carlo III. La lampreda comunque si mangia ancora pure a Bordeaux in Francia, dove c'è un piatto tradizionale fatto con lo stesso sangue della lampreda e si mangia anche in alcune zone d'Italia. Come il ghiro, che è un altro animale che in alcune zone si mangia ancora anche se è protetto. Nel Medioevo, soprattutto nel nord Europa, mangiavano anche foche e balene, e il motivo per cui moltissimi di questi animali non si mangiano più è proprio che sono specie protette perché in via d'estinzione. E non perché non siano nutrienti o abbiano altre controindicazioni. Comunque adesso vi parlo proprio dei 4 piatti medievali più strani in assoluto per vari motivi dalla prospettiva contemporanea. E il primo sono le zuppe di sangue. Si preparavano con sangue animale fresco mescolato con brodo o latte, farina, cereali o pane e poi si aggiungevano anche delle spezie. Nel Medioevo, come abbiamo già detto, non si voleva buttare via niente, quindi anche il sangue degli animali veniva utilizzato. Ve ne ho parlato perché penso dia veramente l'idea per noi oggi di un cibo medievale, anche se io per esempio conosco la tradizione del sanguinaccio, che è un dolce di carnevale che tradizionalmente si faceva con il sangue di maiale. Oggi comunque l'uso del sangue animale in cucina è molto limitato a causa dei potenziali rischi sanitari e a volte è direttamente illegale. Quindi questa è una delle rare tradizioni medievali che vediamo in questo video, che riguarda un cibo potenzialmente molto buono e che non sarebbe stato abbandonato fino all'epoca contemporanea, ma che è stato meglio abbandonare per motivi sanitari. Il secondo piatto strano è la carne d'orso. Nel Medioevo l'orso veniva cacciato e era un trofeo clamoroso per una battuta di caccia, vista la stazza e la potenziale aggressività dell'animale. La carne d'orso è pure molto nutriente, ha un sapore forte e intenso e è considerata da sempre una selvaggina di grande lusso. Nel Medioevo in particolare le zampe d'orso erano considerate un piatto prelibatissimo. In Italia la caccia all'orso è vietata, ma la carne d'orso viene ancora prodotta in alcuni paesi europei, soprattutto del nord e dell'est Europa. Per chi non può resistere alla curiosità di mangiarla si può anche importare, ma costa sui 100 euro al chilo, quindi può essere un bell'investimento. Il terzo cibo è il vero re dei cibi medievali perduti e dimenticati. E è l'uro, ovvero un grande bovino selvatico che veniva cacciato. Aveva una carne praticamente perfetta, più magra di quella di altri bovini e molto ricca di proteine di alta qualità. Quindi era una carne nettamente migliore di quella dei bovini domestici allevati intensivamente. E questo perché l'uro era selvatico e aveva una vita più attiva. La sua carne quindi era ottima per la costruzione e il mantenimento dei muscoli di un vero guerriero medievale. È anche un animale che gli uomini hanno considerato fin dall'antichità come un simbolo di forza e virilità. Oggi in tanti, se lo vedono raffigurato, lo scambiano per il toro, ma in realtà è l'uro l'animale dipinto in tante antichissime pitture rupestri e anche in molti altri esempi dell'arte antica. Pure le sue corna venivano usate dai guerrieri come simbolo di forza e compare anche sugli stemmi fino al Medioevo. E quindi perché abbiamo smesso di mangiare questo animale eccezionale?
Beh, qui parliamo di un vero cibo perduto e di un qualcosa che i medievali hanno potuto provare, ma noi direttamente non possiamo. Infatti l'uro non è solo un animale protetto, è direttamente un animale che si è estinto. L'ultimo uro che è stato visto vivo è morto nel 1627 in Polonia. Probabilmente l'uro si è estinto anche a causa dell'attività dell'uomo, che lo cacciava e che lo ha costretto a competere per i pascoli con i bovini addomesticati. Comunque la scomparsa dell'uro è stata percepita come una grande perdita già nel 1600, proprio perché questo animale aveva simboleggiato per millenni la forza selvaggia e guerriera e era già considerato uno degli animali più nobili. E se non vi siete commossi con le sorbe dei contadini è il momento di commuoversi per la scomparsa del mitico uro. Il quarto piatto assurdo è la coda del castoro, che ha dei suoi motivi specifici per cui era apprezzata nel Medioevo. Ma se siete curiosi di scoprirli ne ho già parlato in quest'altro video molto dettagliato che sicuramente può interessarvi per scoprire veramente tutto sul cibo medievale.